Nell'evoluzione degli scudi medievali si passa dallo scudo grande e rettangolare dei Romani allo scudo rotondo che associamo per esempio ai Vichinghi. E poi invece troviamo uno scudo con la famosa forma a mandorla che è riconoscibile ma che è abbastanza strano se ci pensiamo bene. Ma perché gli scudi cambiano forma in questo modo? In parte questo è un po' un enigma ancora oggi e nel video proveremo a dare una risposta. Benvenuti in una storia dettagliata degli scudi medievali e della loro bizzarra evoluzione. Nella prima parte del video vedremo nel dettaglio i vari tipi di scudi medievali, invece nella seconda proveremo a rispondere ai punti più enigmatici, quelli che vi accennavo nell'introduzione. Cioè proveremo a spiegare perché si passa da un tipo all'altro, soprattutto per dei passaggi particolari che sembrano più difficili da capire. Alla fine commenterò anche qualche aspetto di come l'uso degli scudi viene rappresentato in alcuni film e videogiochi, che so che è una cosa che interessa a tanti, quindi seguitemi fino alla fine per avere chiaro al meglio quello che dirò. L'inizio del Medioevo ovviamente era ancora influenzato dagli scudi romani, quindi non possiamo che partire dallo scutum romano. Direttamente uno scrittore antico, cioè Polibio, ci dà una descrizione tecnica di questo scudo del secondo I secolo a.C. La sua superficie convessa misurava 76 cm di larghezza e 120 cm di lunghezza, con uno spessore all'orlo pari alla larghezza di un palmo. Era costituito da due assi incollate insieme, la cui superficie esterna era poi rivestita prima con tela e poi con pelle di vitello. I bordi superiore e inferiore erano rinforzati da una bordatura in ferro che proteggeva lo scudo dai colpi provenienti dall'alto e da danni quando era appoggiato a terra. Aveva anche un umbone in ferro fissato ad esso che respingeva i colpi più potenti di pietre, lance, spade e altri proiettili pesanti. L'umbone che Polibio nomina sarebbe quell'elemento centrale sporgente dello scudo che è fatto in metallo e che spesso stava in corrispondenza dell'impugnatura. Serviva per proteggere meglio la mano che teneva lo scudo da frecce e colpi. La descrizione di Polibio è pienamente affidabile, infatti sono stati ritrovati degli esemplari dello scutum romano che corrispondono alla sua descrizione. L'aspetto più importante però per quello di cui parleremo è che è uno scudo abbastanza pesante, infatti pesa tra i 7 e i 10 kg. Questo faceva sì che fosse un'ottima difesa, ma per portare costantemente 10 kg di scudo servono dei soldati abbastanza ben addestrati. Infatti lo scutum romano era la protezione tipica dei legionari della tarda Repubblica e del Primo Impero, che erano ben allenati all'arte militare e lo usavano in manovre preparate e coordinate. Un esempio molto famoso è la testuggine romana, che era una formazione che richiedeva proprio una grande coordinazione tra i vari soldati e molta disciplina. Lo scutum romano è anche molto protettivo per il corpo per le sue dimensioni. E la cosa strana dell'argomento di cui stiamo parlando è proprio che partiamo già con uno degli scudi più efficaci e più protettivi che vedremo. Infatti, se ci fate caso, anche gli scudi della polizia e degli eserciti di oggi, pure se sono usati solo in certi casi, assomigliano molto nella forma e nelle dimensioni allo scutum romano. Sì, ci sono delle differenze di materiali e altro, però i romani avevano già sviluppato una forma di scudo ottimale. E allora la cosa strana è che invece all'inizio del Medioevo cominciamo a trovare degli scudi completamente diversi. Infatti lo scudo che associamo a quest'epoca è lo scudo rotondo dei popoli germanici e dei norreni. Questo scudo aveva un diametro di 70-90 cm e era spesso dai 6 ai 9 mm. Era fatto con delle assi affiancate e non sovrapposte, non era fatto da un unico disco. Veniva realizzato con dei legni leggeri ma robusti come tiglio, ontano, pioppo e abete. Poi questi scudi avevano una copertura di cuoio sull'esterno o anche sull'interno e raramente avevano dei bordi metallici. Pure questo scudo aveva un'impugnatura centrale protetta da un umbone, che veniva usato molto per deflettere i colpi o anche direttamente per colpire. In un combattimento singolo questo scudo poteva essere usato per bloccare la lama o direttamente per darlo in faccia all'avversario.
Il suo grande vantaggio è che pesava molto di meno rispetto allo scutum romano, infatti pesava circa 2 o 3 kg, quindi era molto più facile da maneggiare e era pensato per un combattimento dinamico. Ma in generale era molto meno protettivo rispetto allo scutum romano. Si poteva fare anche con questo scudo una formazione a muro di scudi, ma sicuramente non era compatta e impenetrabile come la testuggine. Il corpo del guerriero complessivamente era meno protetto poi, visto che lo scudo era più piccolo e più fragile. E anche in un combattimento corpo a corpo con il nemico, questo scudo poteva avere diversi problemi. Infatti sappiamo da reperti archeologici che un nemico di solito colpiva in alto alla tua destra per arrivare al viso, se consideriamo che tenevi lo scudo con la sinistra, o in basso a sinistra per costringerti a ruotare lo scudo e lasciarti scoperto. Se il nemico riusciva a farti ruotare lo scudo circolare, lo rendeva praticamente inutile. Quindi vedendola a posteriori siamo passati un po' da uno scudo migliore a uno con tanti più difetti. La tappa successiva è ancora più strana, infatti lo scudo rotondo si evolve nel famoso scudo a mandorla o anche detto a aquilone. Questo scudo era più lungo, cioè arrivava fino a circa 1 metro e aveva appunto una forma a mandorla, cioè si restringeva nella parte bassa. La struttura dello scudo era fatta in legno o in ferro, mentre il suo corpo poteva essere anche costruito in pelle, pergamena o cuoio indurito, simile al materiale utilizzato sulle facce dei tamburi. Questo scudo di solito viene collegato principalmente ai Normanni perché vengono rappresentati con questi scudi su una fonte iconografica importantissima per la storia militare, cioè l'Arazzo di Bayeux. Ma intorno all'anno 1000 diventarono popolari in tutta Europa e non sappiamo di preciso chi abbia inventato questa tipologia. Una teoria è che fosse già di origine vichinga, infatti i Normanni sono gli stessi vichinghi solo di qualche secolo dopo, però non è stata scoperta nessuna fonte che renda certa questa ipotesi. Anche lo scudo a mandorla è comunque un'evoluzione strana, infatti è meno protettivo rispetto allo scutum romano, ma è anche più pesante dello scudo rotondo di 1-2 kg e è più scomodo e molto meno maneggevole dello scudo rotondo, quindi non sembra un grande passo avanti. Proprio perché era scomodo però aveva un'importante novità che riguarda l'impugnatura. Infatti veniva tenuto con delle cinghie allacciato al braccio e quindi si poteva portare anche lasciando la mano libera. In più molti avevano anche delle altre cinghie per portarlo in altre posizioni più comode quando non doveva essere usato. Per esempio una cinghia che passava intorno al collo poteva fartelo portare lasciato giù a tracolla tipo borsa, o anche sostenuto allo stesso modo ma in verticale con la punta all'indietro. Forse in alcuni casi qualcuno lo portava anche sulla schiena, un modo di portare lo scudo che è famoso oggi sempre nei film o nei videogiochi, ma non era il più frequente nel vero Medioevo. I primi modelli di questo scudo a mandorla avevano ancora l'umbone in metallo, ma questo ormai era inutile perché l'impugnatura, come abbiamo appena detto, era cambiata. Possiamo quasi sentirlo un artigiano medievale che mette il suo bell'umbone su uno scudo a mandorla, perché questa è la tradizione. Mentre suo figlio, un giovane cavaliere, provano a spiegargli che non serve più a niente e rende solo lo scudo più pesante e costoso. Comunque questa nuova forma aveva sì dei metodi comodi per trasportare lo scudo, ma erano nati proprio in risposta alla sua forma scomoda, quindi non è che avessimo fatto dei grandi passi in avanti. E penso che se chiedete a qualcuno che non ne sa niente se è meglio lo scutum romano o lo scudo a mandorla, direbbe ancora lo scutum romano. La forma successiva è solo una piccola variante di questa, ovvero viene troncata la parte superiore semicircolare e si ottiene uno scudo chiamato scapezzato. Questo cambiamento in sostanza rendeva più facile per un soldato tenere lo scudo in posizione verticale, senza che questo limitasse troppo il suo campo visivo. Questo tipo di scudi è stato utilizzato molto nelle crociate e si è combinato anche con delle migliorie nella tecnica costruttiva che erano pensate proprio per le esigenze di lunghe campagne militari. Per esempio gli artigiani impararono a gestire molto bene il cuoio indurito per creare degli scudi allo stesso tempo leggeri e resistenti. La forma successiva sta sempre bene nella nostra strana storia dell'evoluzione degli scudi, infatti torniamo un'altra volta a uno scudo più piccolo.
Questo è il famoso scudo triangolare che penso tutti associate automaticamente al Medioevo. Non ha un nome unico preciso né all'interno dell'Italia né a livello internazionale, perché nel Medioevo ogni popolo e ogni città lo chiamava a modo suo. In tante zone in Italia e non solo veniva chiamato targa o con dei suoi equivalenti in altre lingue, anche se è un termine molto generico. Infatti dopo vedremo delle targhe che non hanno questa forma. Una curiosità interessante da dire è che la parola targa che usiamo per le macchine deriva proprio dal nome di questo scudo. E anche l'inglese target, che significa bersaglio, deriva dal nome di questo scudo, infatti proprio lui veniva usato come bersaglio per il lancio delle frecce. Comunque, a parte i nomi, questo scudo era lungo dai 50 ai 70 cm e largo dai 35 ai 45 e era costruito con le migliori tecniche che erano state sviluppate per i modelli a mandorla scapezzati. È vero che avevano acquisito un prestigio enorme, infatti li trovate nell'araldica e appunto ancora oggi come forma di scudo per eccellenza, però a giudicare solo dalla loro forma erano peggio di tanti altri che abbiamo già visto. Come vantaggio proteggevano bene il gomito e potevano essere inclinati facilmente, una cosa che consentiva di deflettere meglio le punte delle frecce e delle lance. Poi erano leggeri e maneggevoli come gli scudi rotondi, potevano avere un sistema di cinghie e tracolle simile agli scudi a mandorla e potevano anche essere usati come arma, infatti hanno degli angoli appuntiti che sono molto pericolosi. Però questo scudo aveva anche diversi difetti. Per esempio lasciava le gambe quasi completamente scoperte e non consentiva più di fare una formazione a muro di scudi. Infatti non c'è un modo facile e funzionale di sovrapporre bene questi scudi tra di loro. Come curiosità potreste aver visto per il Medioevo anche degli scudi fatti a forma di otto schiacciato, diciamo, soprattutto per i popoli della penisola iberica. Questo tipo di scudi si chiama adarga, ma deriva da una tradizione diversa da quella europea. Infatti questi scudi erano stati importati in Spagna dai berberi nordafricani che li avevano ripresi a loro volta dalle tradizioni costruttive appunto africane. Se state apprezzando questo video iscrivetevi al canale e magari consigliatelo a amici interessati come voi a questi argomenti. Escono regolarmente nuovi video sul canale, quindi se siete iscritti e controllate anche la sezione iscrizioni di YouTube sicuramente potete trovare sempre le ultime uscite. Insomma, alla metà del 1300 si diffonde uno scudo chiamato pavese, che è un'altra volta uno scudo rettangolare tipo quello romano. Questo però è ancora più grande, infatti poteva essere alto fino a 1,80 m e in rari casi anche di più e poteva pesare in casi estremi fino a 20 kg. Chiaramente uno scudo molto protettivo, infatti oggi chi non è espertissimo di tattiche militari storiche lo mette in mano a guerrieri con armature imponenti. Nella realtà provate un po' a portare per un'intera battaglia uno scudo lungo 1,80 m e pesante 20 kg e vedete subito che fine fate, a meno che non siete Arnold. Quindi questo è un tipo di scudo che apparentemente ha poco senso. Una linea alternativa al contrario vede la realizzazione di scudi rotondi che sono sempre più piccoli. Come è facile capire, questi ormai proteggevano molto poco e venivano utilizzati in un modo diverso dal passato. Infatti erano degli scudi da duello e da ambiente urbano e potevano essere fatti anche completamente in metallo senza arrivare a pesare troppo. Con questi scudi si poteva anche proteggere la mano con cui si impugnava la spada o parare con precisione i colpi nemici. Ma addirittura a volte si riusciva a spezzare la lama del nemico e si potevano usare anche come tirapugni, infatti molti avevano delle punte e delle creste metalliche. Una variante non circolare di questi scudi è un'evoluzione dello scudo in stile ungherese. Con questa evoluzione diventava uno scudo piccolo con una punta che quindi poteva essere usato anche come un'arma offensiva simile a un katar orientale. Degli scudi del tardo medioevo alla fine sono così strani che sicuramente sono usciti dai sogni più assurdi degli ingegneri militari. Per esempio la targa da duello, detta anche targa russa, aveva un'estensione metallica o in legno rivestito che proteggeva l'avambraccio.
e aveva anche un supporto sul bordo superiore o laterale per inserire una lama corta che trasformava lo scudo anche in un'arma da offesa. Lo scudo lanterna invece, come si capisce dal nome, era uno scudo presumibilmente combinato con una lanterna che forse era usato per dei duelli notturni nel Rinascimento italiano. Ma questi appunto non erano sicuramente casi diffusi di scudo, anzi forse non vennero neanche mai davvero usati, e se vi interessa saperne di più ne ho parlato in un video apposito sulle armi più strane del Medioevo. Comunque, dopo aver ripercorso questa lunga storia con tanti passaggi decisamente insoliti, dobbiamo provare a capire proprio perché si passò da un tipo di scudi all'altro per risolvere la storia di questa evoluzione apparentemente poco sensata. Il primo passaggio che abbiamo visto è stato quello dallo scutum romano allo scudo rotondo. In realtà, per capirlo, bisogna dire che già prima dei Romani le falangi oplitiche usavano uno scudo rotondo. Anche se il modello rettangolare è antichissimo, i Romani decisero solo di usarlo su larga scala e di dotare le legioni di questo scudo. Però già gli stessi Romani, prima del Medioevo, avevano iniziato un passaggio verso modelli più ovali o più rotondi. Infatti anche le opere d'arte romane dalla fine del III secolo fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente ci fanno vedere dei soldati con scudi ovali o rotondi. I romani avevano un modello di scudo specifico che era rotondo e che era chiamato parma o parmula e era considerato ovviamente meno protettivo. Poteva essere usato dalle classi più basse dell'esercito, da alcuni soldati che dovevano muoversi rapidamente. Non sappiamo con assoluta certezza il motivo del progressivo abbandono dello scutum rettangolare, ma possiamo fare un'ipotesi. Probabilmente questo fu effettivamente un peggioramento nel tipo di scudo se guardiamo il quadro generale, dovuto al cambiamento dei soldati però che lo portavano. Infatti i soldati romani che portavano lo scutum erano soldati molto addestrati, che erano capaci di muoversi in maniera ordinatissima, come abbiamo già detto, e di creare delle formazioni che richiedevano grande coordinazione come la testuggine. Progressivamente invece l'impero utilizzò come soldati delle truppe barbariche che avevano già più familiarità con scudi più leggeri. L'ordine e la disciplina di quando l'impero era al suo apice sono diminuite e le tattiche militari sono cambiate di conseguenza. In parole povere, lo scutum romano non era per tutti, del resto pesava tanto e era ingombrante. Era per soldati molto addestrati, invece nel tempo diventò più facile trovare persone che combattessero a proprio agio con scudi ovali o rotondi. Quindi all'inizio del Medioevo, quando troviamo ormai prevalentemente guerrieri non professionisti, lo scudo rotondo era la soluzione più logica. Era anche più leggero e più maneggevole nel combattimento corpo a corpo, poi era utile sia a piedi che a cavallo. In sostanza era più adatto a degli scontri con delle tattiche più improvvisate di aggressione immediata che erano diverse dal combattimento serrato alla romana, per cui invece uno scudo grande e ingombrante aveva più senso. Lo scudo rotondo alla fine era anche molto più semplice da costruire e da riparare, richiedeva meno materiali e meno artigianato specializzato e poteva essere prodotto localmente e velocemente. In un'epoca come quella tardo-antica e alto-medievale la praticità diventa essenziale e porta quindi a sacrificare lo scutum che, anche se proteggeva di più, era più complesso e più costoso da costruire. Il passaggio successivo è quello dallo scudo rotondo allo scudo a mandorla e questo forse è il più misterioso di tutti. La spiegazione che potete trovare più facilmente è che questo scudo fosse pensato per la cavalleria e non più per delle truppe di fanteria. Quindi l'introduzione delle fibbie, per esempio, si spiega effettivamente bene così. Infatti impugnare lo scudo rotondo mentre si tengono le redini del cavallo lo rendeva quasi inutile. Invece lo scudo a mandorla con le sue fibbie si poteva tenere con un braccio infilato dentro alle fibbie, lasciando la mano libera per tenere le redini. E al momento del bisogno, volendo, la mano poteva anche stringersi sullo scudo per una migliore presa. Il problema più grosso di questa nuova evoluzione è il prolungamento in basso, proprio quello che gli dà la forma a mandorla. Di solito questo dettaglio viene spiegato con il fatto che la parte inferiore, quella che si restringe, che era stata aggiunta, era correlata allo spazio approssimativo tra il collo di un cavallo e la coscia del suo cavaliere.
quindi la parte inferiore stretta proteggeva la gamba sinistra del cavaliere, la curva superiore pronunciata proteggeva la spalla e il busto del cavaliere. Questo combacerebbe con il fatto che al tempo si era sviluppata anche la cotta di maglia, un'armatura che proteggeva la parte superiore del corpo mentre le gambe rimanevano ancora più esposte. Soprattutto per chi cavalcava erano esposte alle frecce e ai colpi dal basso. Comunque sia alcuni storici sia degli esperti di arti marziali europee hanno dei dubbi che questo fosse uno scudo veramente ideato per la cavalleria. Infatti vediamo sullo stesso arazzo di Bayeux, che è una fonte del tempo e che ha reso famosissimo questo scudo, che lo usa anche la fanteria proprio per fare un muro di scudi. A questo punto forse era stato introdotto più che altro solo per proteggere le gambe, non in particolare per la cavalleria. Quando il combattente è a piedi, questo scudo poteva essere anche meno sbilanciato dai colpi in basso che provavano a far ruotare lo scudo vichingo, visto che qui il basso in quei punti proprio non c'è. Però se sei a cavallo, quel prolungamento sbatte costantemente sulla tua gamba, sì ok la protegge anche, ma alla fine può arrivare proprio a danneggiarla, e questo è stato dimostrato anche in dei test pratici. Infatti vediamo sempre nell'arazzo di Bayeux che viene tenuto diversamente quando si cavalca veloce, ovvero abbastanza girato all'indietro. Insomma, probabilmente lo scudo a mandorla non era veramente questa grande evoluzione o una soluzione così comoda e pratica. La mia idea è che proprio essendo abbastanza scomodi fossero molto meno diffusi di quanto si pensa oggi, almeno se erano scudi pensati soprattutto per i cavalieri. Infatti il tasso di adozione reale di questo scudo a mandorla forse può essere stato sovrastimato dalle interpretazioni moderne che sono basate appunto sull'arte e sull'iconografia. E una volta che in tanti avevano detto che questo scudo era diffuso, poi l'idea è passata anche alle nostre rappresentazioni come film, videogiochi e rievocazioni, e quindi si è radicata nell'immaginario collettivo. Recentemente però storici e archeologi stanno proprio segnalando che ci sono pochissimi reperti reali degli scudi a mandorla, almeno troppo pochi per essere una tipologia veramente così diffusa. Poi se ci pensiamo un attimo, anche il resto dell'evoluzione degli scudi sembra supportare un po' questa teoria. Infatti poi i medievali, più che migliorare questi scudi con cui si erano trovati benissimo, hanno cercato di eliminarli del tutto. Evidentemente non dovevano considerarli degli oggetti molto comodi. Infatti gli altri passaggi che abbiamo visto si spiegano molto più facilmente proprio con questo intento qui. Dal XII-XIII secolo i medievali hanno cominciato a migliorare di molto i loro elmi e le loro armature, perché sono comparse delle piastre protettive che coprivano certe parti più vulnerabili del corpo. Lo scudo scapezzato poteva essere tronco sopra perché ormai gli elmi erano molto più protettivi. La targa triangolare, che era più piccola, andava bene perché ormai c'erano protezioni per braccia e gambe. Alla fine, quando le armature a piastre potevano coprire tutto il corpo, lo scudo era diventato praticamente superfluo. Ecco perché assistiamo a quella progressiva riduzione del suo diametro. Alla fine lo scudo rimane più una cosa da torneo e da duello, e infatti rimangono esemplari come il brocchiero, o quelle forme strane come lo scudo lanterna, quando ormai le armi da fuoco stanno mettendo fine alle tattiche militari tipiche del Medioevo, incluse le armature stesse. Ma se siete interessati anche all'evoluzione delle armature medievali, che completa un po' questo discorso sugli scudi, gli ho dedicato un altro video apposito. Un'eccezione che sicuramente avete notato a questo discorso è lo scudo pavese, che invece è grandissimo e pesantissimo pur essendo più moderno. Ma questo scudo, come magari in tantissimi già sapete, non veniva tenuto in mano come gli altri. Il pavese veniva piazzato davanti agli arcieri e ai balestrieri per proteggerli dai colpi nemici mentre ricaricavano le loro armi. Quindi aveva una funzione in parte diversa da altri scudi, era più una specie di barricata. Di solito i balestrieri, per esempio, agivano in gruppi di 2 o 3 persone e qualcuno poteva portare appositamente lo scudo da piazzare sul campo. E proprio il pavese ci fa arrivare agli errori dei videogiochi e dei film che vi avevo promesso all'inizio. Per esempio nei giochi della serie Souls potete trovare guerrieri in armatura completa che portano quelli che sembrano scudi pavesi. Nel vero Medioevo dei guerrieri con queste armature non avrebbero avuto bisogno di portare questi scudi.
Infatti delle armature così già li proteggevano benissimo. I guerrieri di tanti videogiochi che hanno queste armature complete non avrebbero bisogno direttamente di uno scudo, al massimo di uno scudo da duello, visto che li affrontiamo uno contro uno. Sempre i pavesi sembrano mettere in difficoltà anche i creatori di film e serie TV che non hanno capito benissimo l'uso di questi scudi. Per esempio, nella serie Nightfall sono assegnati correttamente a degli arcieri, ma stanno posizionati così lontani dagli arcieri che non li avrebbero difesi per niente. Un altro errore ancora più interessante che si vede in film e videogiochi è più difficile da notare. In pochi lo conoscono, ma vi renderà veramente degli esperti nel riconoscere l'uso corretto o sbagliato dello scudo in queste rappresentazioni. E l'errore è che spesso nei videogiochi, quando un guerriero sferra un colpo, fa un grande movimento con il braccio che regge l'arma e allarga completamente il braccio che regge lo scudo per dare più slancio al colpo. Così praticamente annulla del tutto la difesa del proprio scudo e si espone nella realtà al contrattacco nemico. Anzi, a volte non solo nella realtà, ma la dinamica viene addirittura implementata nei giochi stessi. Ma un vero guerriero medievale non si sbilanciava così tanto per sferrare un colpo. Un vero guerriero medievale cercava di mantenere sempre lo scudo davanti a sé e sferrava il colpo più preciso e più efficace possibile con l'altro braccio, sempre facendo in modo di non dover allargare quello che teneva lo scudo. Al massimo, se si vuole fare un'animazione più spettacolare, si può far ruotare tutta la spada con il polso, ma mai e poi mai un vero guerriero competente avrebbe allargato lo scudo togliendosi la sua protezione. Detto questo, scrivetemi nei commenti i peggiori errori che avete notato voi sugli scudi in film e videogiochi o anche le migliori rappresentazioni secondo voi e io vi aspetto, come sempre, ai prossimi video.